Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione su Power BI in cui andremo a riprodurre questa prima pagina Customer by Geographical Area per quanto riguarda questo modello Adventure Works. Quindi andremo a fare quello che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti per il modello con 700 righe, quindi andremo innanzitutto a creare una nuova pagina dove riprodurremo da zero quello che io ho già fatto. Quindi clicco qui, rinomina, lo copio e rinomina, scrivo qui la stessa cosa, quindi clienti per area geografica. Quindi qui ho innanzitutto creato questo grafico a torta, lo vado a copiare come ho fatto anche nelle lezioni precedenti, lo riporto di qua per vedere i campi che ho preso e qui quindi clicco nel bianco, seleziono un grafico a torta vuoto e vedo che ho preso per la legenda lo stato provincia e per il campo valori i clienti. Quindi andiamo a prenderli anche noi, anche in questo caso customer, quindi stato provincia nella legenda e clienti nei valori. Ecco che ho già riprodotto questo report, ovviamente c'è da aggiustarlo, qui possiamo andare negli aggiustamenti grafici, espandiamo un po' e diciamo che quindi le etichette già ci sono, ovviamente se io togliessi le etichette dati sparirebbero, qui ovviamente già ci sono le etichette dati, andiamo in generale, andiamo nel titolo e magari scriviamolo in italiano, clienti per stati e province, quindi clienti, ho sbagliato l'ortografia, clienti per stati e province. Ecco, questo lo abbiamo già riprodotto. Quindi lo andiamo a mettere qui come abbiamo fatto da quest'altra parte per poi riprodurre, anzi prendiamo la stessa grandezza, così lo ricostruiamo proprio uguale. Quindi sovrascriviamolo qui, andiamo a vedere quando raggiunge il trattino rosso e quindi lo facciamo esattamente delle dimensioni di cui l'ho fatto io. Questo lo cancelliamo, quindi questo lo mettiamo qui dove l'ho messo io nel report che ho già fatto. Poi ho fatto sotto un altro grafico a torta, clienti non per stato provincia ma per regione del mondo. Come vedi qui ci sono gli Stati Uniti e qui ci sono più stati degli Stati Uniti, per esempio la California e lo stato di Washington, così come per l'Australia ci sono più stati e come ci saranno per il Canada che sono stati federali, così come anche la Germania. Quindi lo vado a copiare, lo porto da quest'altra parte, vado a selezionare un grafico a torta vuoto e quindi qui ho messo nella legenda il paese regione e qui ho messo sempre i clienti. Quindi qui mettiamo nella legenda country region e qui mettiamo nei valori i clienti. Anche questo lo abbiamo già fatto, facciamolo delle stesse dimensioni del mio per riprodurre esattamente quello che io ho fatto, quindi che c'entri tutto per bene. Quindi lo spostiamo, quello sotto lo andiamo a cancellare, questo lo spostiamo qui, in linea con quell'altro andiamo a cambiare il titolo, quindi andiamo qui, nel formato oggetto visivo, generale, titolo, e qui scriviamo clienti per regioni del mondo, per regioni del mondo. Andiamo poi a riprodurre anche le tabelle, quindi andiamo qui, copiamo la prima, stato, provincia e clienti, quindi la incollo di qua, la sposto un attimo qui, così poi ci prendo le misure per quella che farò adesso, clicco per deselezionare tutto, tabella vuota, facciamola della stessa misura di questa e andiamola a mettere qui. Quindi in questa tabella che cosa ho messo? Stato, provincia e cliente.
Quindi andiamo a mettere stato e poi ho messo, come vedi, Customer ID, questo campo qui. Andiamo a mettere Customer ID e cancelliamo quello che abbiamo importato. E come puoi vedere, qui c'è l'ID del cliente, quindi l'identificativo. Io voglio il conteggio per stato, quindi cosa devo fare? Devo andare, altrimenti io voglio vedere quanti clienti ci sono in Alabama, nello stato di Alberta, eccetera. Io voglio andare a fare la sommatoria perché come vedi Alberta e Alabama, Alberta che è uno stato del Canada, Alabama negli Stati Uniti, o il Bayern in Germania, ricorre più volte. Invece Alabama e Alberta dovranno ricorrere soltanto una volta sola e dovrà fare la sommatoria. Quindi gli dovrò andare a dire di fare il conteggio. Devo cliccare qui, perché qui c'è scritto Customer, non conteggio di Customer, di Customer ID, e gli devo dire di fare il conteggio. A questo punto mi ha fatto il conteggio e come vedi ora Alabama e Alberta c'è scritto soltanto una volta, sono comparsi sotto altri stati, Arizona, Bayern, Brandenburg, eccetera. Quindi andiamo qui a allargare un po' e a stringere un po' qui perché questo non ci serve. Quindi stato provincia, questo lo avevamo chiamato Customers by States. Quindi scriviamo la stessa cosa, anzi magari scriviamolo in italiano, stato, provincia, e qui scriviamo numero clienti. Quindi andiamo a mettere il tutto in ordine alfabetico, già c'era in ordine alfabetico, e adesso vedi che io ho il numero dei clienti per stato. Adesso facciamo anche il numero dei clienti per regione del mondo. Lo copio, lo porto di qua. Anche qui vado a prendere una tabella vuota. CTRL Z, cancello questa, no, ho commesso un errore, ho cliccato sulla tabella con il grafico selezionato, quindi me l'ha trasformata in tabella. Colgo l'occasione per dirti che puoi fare in qualsiasi momento questa cosa. Io vado a fare CTRL Z, ripristino il grafico, clicco nel bianco per non avere nulla selezionato, prendo la mia tabella vuota e ci vado a mettere Country Region e lo chiamo regione del mondo e poi ci vado a mettere Customer per regione, quindi riprendo il campo Customer ID e gli vado a dire che di questo voglio il conteggio e quindi ora ho il conteggio per regione del mondo. Quindi tolgo quello che avevo portato di qua e lo vado a sostituire con questo, così vedi anche un po' come si muovono gli oggetti grafici, gli oggetti visivi. E come vedi, se io vado a vedere il totale per Stato provincia, sono 18.485 clienti e lo stesso, anche qui scriviamo numero clienti, quindi numero clienti, e anche sotto il totale per singoli stati è 18.485, il totale per regioni del mondo è 18.485, quindi è tutto perfettamente sincronizzato, è tutto perfettamente sincronizzato. Quindi adesso io potrò scegliere una regione del mondo, tipo l'Australia,
e vedere come sono andate le cose in Australia, quanti clienti ho in Australia. Ora, come sono andate le cose lo posso vedere anche per le vendite, per gli ordini, per tanti altri dati che ci sono in questo set di dati. In questo caso lo stiamo vedendo in relazione ai clienti e qui me li ha già divisi per stati dell'Australia, quindi Victoria, Tasmania, Sud Australia, Queensland e New South Wales. Quindi per tutti gli stati dell'Australia, così se seleziono il Canada mi selezionerà Alberta, British Columbia e Ontario. E nel grafico, nella regione ovviamente mi farà vedere solo il Canada, nelle regioni del mondo, mentre quassù nei grafici Stato-Provincia mi farà vedere tutti e tre gli stati del Canada. Così se vado a selezionare la Germania, qui mi fa vedere tutti gli stati da cui è composta la Germania, gli stati federali, gli stati che compongono lo Stato federale, qui mi farà vedere solo la Germania e qui tutta la situazione dei clienti e quindi anche con le relative percentuali sul totale, perché per esempio in questa sezione del grafico a torta con 440 clienti, quindi 0,44 mila, 440 clienti, mi dice che questi 440 clienti di questo stato della Germania rappresentano il 2,39% del totale di tutti i clienti, quindi del totale di questo 18.485. Come vedi, lo strumento è veramente potente perché qui non siamo nemmeno dovuti andare a costruire la formula della percentuale perché Power BI ha già impostato la macro e ce la presenta automaticamente senza dover fare un lavoro veramente enorme su Excel o su altri programmi. Questo è uno strumento sicuramente da utilizzare in azienda perché è straordinario. E nella prossima lezione andremo a costruire quest'altra pagina del report dove metteremo in evidenza il numero dei clienti per età e poi vedremo come questi numeri si riflettono per città, per stato e anche per regione del mondo. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!